Salve a tutti! Oggi inizieremo una serie di video atti all'introdurvi al franchise Digimon. Seguendo le orme della pagina tratteremo in particolar modo lore, curiosità e trivia. Essendo questo il video di introduzione e base per le future rubriche, mi sembra opportuno parlarvi della genesi del franchise e del primo setting narrativo, adoperato per l'appunto nei primi media, in quanto punto focale e nascita di questa trattazione. A mio avviso sono tasselli fondamentali per una maggior comprensione di questa vasta opera. È pur vero che si tratta di un argomento abbastanza conosciuto ed è proprio per questo che ho deciso di trattarlo in modo semplice, conciso e breve, pur non tralasciando ed aggiungendo informazioni più oscure che magari non conoscete. Non preoccupatevi se alcuni aspetti saranno solo accennati o non coperti nella loro interezza, avremo modo di approfondire in video futuri. Nel 1996 Bandai rilasciò il Tamagotchi. Esso è uno dei primi e maggiore contributori dei device definiti Virtual Pet. Abbreviati come VPET, si tratta di compagni virtuali di cui prendersi cura. L'argomento è molto ampio, ma non è luogo e momento per parlarne. I Tamagotchi furono un successo. Per farvi capire la dimensione del fenomeno, arrivati nel 2017, le unità vendute sono stimate a ben 87 milioni. E se non vi bastasse, c'è chi dal 96 ad oggi continua a prendersi cura dei propri compagni. Bandai, visto l'enorme successo, decise di sviluppare un VPET indirizzato ad un target maschile, in quanto, a fronte di indagini di mercato, le ragazze in età preadolescenziale erano il pubblico di riferimento del Tamagotchi. Così Bandai decise di affidarsi alla Wiz, azienda specializzata nello sviluppo di giocattoli che si era già occupata del progetto Tamagotchi. A Takeyoshi Hongo si accredita la creazione del concept originale e del design dei personaggi. Si ipotizza, ma è praticamente certo, che il nome sia in realtà uno pseudonimo per le tre figure più importanti nella creazione del franchise: Akimaita, una dei due creatori dell'originale Tamagotchi, Hiroishi Izawa, l'autore del primo manga di Digimon, e Takeishi Hongo, il direttore marketing di Bandai. Il concept di base era molto semplice di per sé: inserire nel Tamagotchi una modalità di battaglia ed utilizzare dei design più accattivanti per il pubblico maschile. Si arrivò quindi all'idea di portare a spasso dei dinosauri che possano darsi battaglia. Non a caso i primi Digimon ad essere stati disegnati hanno proprio queste fattezze: Agumon e Tyrannomon. Essi sono il simbolo e rappresentazione dei Digimon stessi e, per dargli il giusto peso, anche le mascotte ufficiali. Ricordiamoci che i media nipponici sono fortemente influenzati dal genere Kaiju, Super Sentai e simili. Il progetto inizialmente prese il nome di Otokochi, un gioco di parole fra Otoko, che significa ragazzo o maschio in giapponese, e Tamagotchi, proprio per legare il nuovo prodotto al franchise già esistente come sua controparte. Per completezza, trattiamo pure il Tamagotchi. È formato dalla parola tamago, che significa uovo. Invece, per la seconda parte del nome, abbiamo due opzioni: Tomodachi, ovvero amici, a ricalcare l'obiettivo del prodotto, e Watchi, ossia orologio. Si pensa infatti che una delle prime idee lo vedessero come un orologio da polso, ma vista la scomodità ed i costi fu abbandonata, idea che oggi possiamo ritrovare nel recente Vital Bracelet. In un secondo momento, il nome del progetto venne cambiato in Capsule Zaurus. Capsule è un probabile riferimento al Gashapon, una varietà di giocattoli in capsula molto in voga tutt'oggi nel sollevante. Zaurus è un discorso più articolato. Potrebbe trattarsi di alcuni computer palmari prodotti per il mercato nipponico negli anni 90, oppure di un gioco di parole che coinvolga i dinosauri, se non che il videogioco di Bandai per NES Pocket Zaurus Juouken no Natsu. Pur tuttavia, a livello di brevetti, Capsule avrebbe violato i prodotti di altre società, portando alla scelta di Digital Monster, dall'idea che fossero mostri che vivono sotto forma di dati. Una volta contratto, il nome diventò Digimon. Il team non era convinto del nome, presentando somiglianze con quello di un altro brand,
ma essendo stato accettato non vi sono stati problemi di brevetti. Non conosco la totalità dei prodotti nipponici, ma è altamente probabile che i problemi di diritto riguardavano, in entrambi i casi, Pokémon, il cui precedente nome era Capsule Monster. Ma per essere meglio chiari su un aspetto così delicato, si trattava solo del nome e non delle caratteristiche del prodotto in sé. Del materiale relativo a questo periodo è stato reso noto in uno dei più recenti artbook, dedicati al ventennale del franchise. Saltano subito all'occhio due caratteristiche. L'aspetto delle creature è molto minimal ed è strettamente legato agli elementi, probabilmente per creare un triangolo per le battaglie. In seconda, il design dei dispositivi era chiaramente una gabbia con tanto di grata apribile, caratteristica mantenuta fino alla prima linea del Digital Monster, in particolare nella cornice. Fra l'altro, il franchise negli anni ha citato più volte le gabbie, dedicandogli ad esempio una linea di minifigure, ossia Digimon Gadget Figure. In Digimon Story Cyber Sleuth Hacker Memory è presente un mercato nero ove i Digimon vengono tenuti in gabbie simili, e più recentemente un Digimon è stato basato su di esse, Mimicmon. La Wiz era relativamente piccola come azienda e mise 5 dipendenti ad occuparsi del Tamagotchi e del Neo Digimon, un gruppo noto come Team di pianificazione e sviluppo della serie di mostri digitali. Non sappiamo molto delle persone coinvolte nel progetto, ma due importantissime figure le conosciamo e come. Kenji Watanabe, l'illustratore più importante del franchise che ha dato quel tratto distintivo al design dei Digimon, ispirandosi alle spigolosità dei comic americani e, a detta sua, dalla sua pigrizia che lo porta ad usare quelle tipiche ombre che, diciamocelo, funzionano. L'altra figura è Kensuke Ota, in arte Volcano Ota, una delle figure più cool che l'umanità abbia mai conosciuto. Si occupava un po' di tutto, ed anche grazie alla sua stravaganza, Digimon oggi è quello che conosciamo. Purtroppo con gli anni si è allontanato dai lavori, ma continua, occasionalmente, a collaborare. Ad esempio, nel recente reboot della prima serie animata ha doppiato diversi Digimon, fra cui Volcamon, a lui direttamente ispirato. Fra parentesi, era anche il commentatore ufficiale dei tornei di VPET. So che sembra utopia, però in Giappone esistono e continuano a farli. E così, finalmente, il 26 giugno 1997, venne rilasciato il primo prodotto del franchise, il Digital Monster versione 1. La data è ancora oggi l'anniversario del brand. Piccola nota in conclusione. Il materiale promozionale antecedente alla release del VPET, ovvero il fumetto one shot Come On Digimon The Capering Master Ban, presentava dei design diversi per le creature, ad opera di Yabuno Tenya, lo stesso disegnatore dello storico manga Digimon V-Tamer, di cui parleremo più in là. Ok, questa parte è senza copione, la parte dei ringraziamenti. Spero innanzitutto che vi sia piaciuta la visione del video, che questa prima parte si è focalizzata più sulla nascita proprio a livello commerciale del franchise, mentre le due successive si focalizzeranno di più sulla lore, che è l'aspetto che più mi preme, mi piace, mi intriga. Infatti l'ho definita nel copione, fra l'altro, storia barbina questa. E oltre ciò vi invito a condividere, a mettere mi piace, a commentare, quelle cose che si fanno in genere nei video, soprattutto a commentare, perché è uno dei motivi per cui ho aperto la pagina, oltre a chiaramente dare informazioni, anche perché in Italia è proprio un mondo oscuro e tenebroso Digimon, volevo qualcuno con cui poter proprio disquisire, discutere del mio franchise preferito. Non importa se siete proprio neofiti, siete capitati qui per caso, c'è sempre modo e tempo per imparare, è importante non essere troppo superficiali. Grazie ancora.